Come si fa a prendere un videogioco con delle limitazioni tecniche mostruose e a trasformarlo in uno dei capolavori indie più belli, difficili e viscerali del 2026? Me lo sono chiesto anch'io ed è per questo che ho deciso di intervistare Yacht Club Games, le menti dietro Shovel Knight e il piccolo grande gioiello indie di cui parleremo oggi, Mina The Hollower. Mina The Hollower è probabilmente il mio gioco indie preferito del 2026. È divertente, ben pensato e stupendo da vedere. Ecco, a proposito di vedere, la sua direzione artistica è qualcosa di incredibile. L'estetica Game Boy Color non è facilissima da replicare. Bisogna giocare sui contrasti di colore, sulle silhouette, sul semplificare al massimo ogni elemento per renderlo immediatamente riconoscibile a schermo. I ragazzi di Yacht Club Games sapevano bene questa cosa. Il loro precedente gioco, Shovel Knight, si ispirava all'estetica del NES. Quella console ha 64 colori, ma ne può renderizzare solamente 25 per volta su schermo. Sono pochissimi, ma se si mastera la palette di colori, i risultati sono incredibili. E Shovel Knight ne è la prova. Le limitazioni tecniche, nel caso del nostro cavaliere pala, erano rigide e ben imposte, ma nel caso di Mina e dell'estetica Game Boy Color, la storia cambia. La console portatile di Nintendo, a detta degli sviluppatori, è molto più nebulosa e ambigua. Non hai dei paletti rigidi che ti indicano che oltre quel tot non puoi spingerti. Con il NES hai quei 64 colori, punto. Con il Game Boy Color invece devi costantemente ingegnarti a capire cosa aggiungere e cosa sottrarre. I colori sono pochi, solo 56, ma si possono mixare insieme fino a 32.768 combinazioni. È un casino! Ci sono state molte volte infatti in cui gli artisti dello studio hanno letteralmente dovuto combattere con il loro istinto d'artista proprio a causa della natura ambigua della palette di colori del Game Boy Color. Avevano molta più libertà rispetto a Shovel Knight, ma dovevano controllarla, altrimenti si sarebbero persi. Queste informazioni mi hanno fatto capire che sviluppare un gioco con estetica retro, che sia NES, Game Boy o altro, non è così semplice. Spesso molti game developer scelgono queste estetiche nella speranza di semplificare il loro lavoro artistico e sbattono contro il muro. Nel caso di questi stili non bisogna giocare tanto sul dettaglio, ma sull'espressività e l'immediata riconoscibilità. Stiamo letteralmente lavorando su un foglio molto più piccolo rispetto al solito e in assenza di spazio di manovra per aggiungere dettagli dobbiamo concentrarci sui movimenti e sulla vitalità dei nostri ambienti e personaggi. I ragazzi di Yacht Club hanno dovuto fare questo e molto altro, tutto per donare a noi giocatori una direzione artistica solida e soprattutto indimenticabile. E direi che ci sono riusciti alla perfezione. Durante la mia chiacchierata con gli sviluppatori non ho potuto fare a meno di chiedere loro le ispirazioni principali che hanno portato alla creazione di Mina. Nella mia domanda ho provato a indovinare citando Castlevania e i due Zelda Oracle per Game Boy Color, ma la risposta dei ragazzi di Yacht Club Games mi ha piacevolmente sorpreso. Castlevania e i due Zelda Oracle sono stati sicuramente importanti per la creazione di Mina, ma la simpatica Topina deve molto anche ad altri due titoli nello specifico, ovvero Bloodborne e i Souls di From Software in generale. Questa cosa ha senso. Mina The Hollower è un gioco con una vibe molto più dark rispetto a Shovel Knight. Qui abbiamo città ottocentesche di stampo gotico piene di ingranaggi, esattamente come Bloodborne. È un gameplay frenetico ma anche terribilmente strategico che ti punisce duramente se sbagli. Un altro nome che mi ha piacevolmente colpito durante l'intervista è stato Zelda 2 The Adventures of Link. A detta degli sviluppatori infatti Zelda 2 è stato di enorme ispirazione per il suo sistema di leveling, che ha ispirato, quasi in maniera contagiosa, quello di Mina. Capite quindi che la saga di Nintendo è uno dei motori principali che ha alimentato questo gioco. Ma a differenza di Zelda, Mina è molto più action. Nei vari dungeon che Link incontra nel suo cammino, per esempio, ci sono innumerevoli puzzle e oggetti da spostare. E il layout dei livelli, ad eccezione di casi specifici, è sempre abbastanza simile. Con Mina invece, i ragazzi hanno deciso di adottare un approccio completamente diverso. Il gioco all'inizio ti prende quasi per il culo, facendoti esplorare la cripta
cripta di Queensbury. È un dungeon al chiuso, molto simile a quello dei vecchi Zelda, e nella mente dei giocatori, me incluso, viene naturale pensare che tutte le zone principali saranno così: dungeon chiusi, misteriosi e bui, pieni zeppi di nemici. E invece no! Subito dopo la cripta, Mina ci butta in zone completamente diverse. E quando dico diverse, io intendo sul serio. Ogni zona è differente, sia nello stile, sia nel mood, che nelle meccaniche ad essa dedicate. I puzzle poi sono pochissimi. A differenza di Zelda, che a ogni dungeon deve obbligatoriamente spararti 1 o 2 puzzle, così per il meme, Mina decide di buttare via questa scelta di design, focalizzandosi al 100% sull'azione, sul memorizzare la mappa e su come sfruttarla per eliminare i nostri nemici. Questa scelta non solo è interessantissima da un punto di vista di design, ma ci fa anche capire perché Mina funziona così bene. I ragazzi di Yacht Club conoscono benissimo i giochi che hanno ispirato il loro titolo, ma non si sono semplicemente limitati a copiare il gameplay. Lo hanno preso, lo hanno analizzato da ogni singolo lato, lo hanno messo in discussione e hanno deciso di tagliare le parti che secondo loro non andavano bene. Se il titolo è pesantemente incentrato sull'azione, allora perché non prendere quel vuoto lasciato dai puzzle e riempirlo con combattimenti eccitanti per ogni area? Questo sì che renderebbe il gioco davvero interessante. Questa cosa, come ho già detto prima, richiede una conoscenza dell'ispirazione originale pazzesca. Non dobbiamo limitarci solamente a copiare quello che reputiamo bello in un gioco, ragazzi. Dobbiamo fermarci e cercare di studiare quella cosa, di comprenderla e solo dopo decidere se implementarla o trasformarla in qualcosa di completamente diverso. Capire perché le nostre ispirazioni preferite funzionano gioverà tantissimo al nostro gioco e sarà fighissimo imparare. Durante l'intervista però un pensiero intrusivo ha iniziato ad entrarmi in testa. Perché Mina è un topo? Cosa ha ispirato il suo design? Qualsiasi altro creator o intervistatore avrebbe cacciato via quel pensiero così stupido, ma io no. Dopotutto sono o non sono il più grande Yomu che sia mai esistito. Con mia grande sorpresa, la mia domanda ha generato una risposta molto interessante. Il design originale di Mina e del gioco a lei dedicato viene da Alec Faulkner, uno dei membri di Yacht Club Games. Inizialmente il personaggio non era stato concepito a scopo commerciale, era semplicemente il modo di Faulkner per migliorare le proprie abilità artistiche e di coding. Un piccolo side project personale che portava il nome in codice Gothic. No, non quel Gothic. Ben presto però accadde qualcosa. Il personaggio era così buffo ed interessante e il concept grezzo del gioco così avvincente che gli sviluppatori decisero di rendere Mina il nuovo titolo dello studio, che avrebbe fatto coppia con Shovel Knight. Il motivo per cui Mina è un topo è basato su una scelta stilistica ben delineata dello studio. Yacht Club Games ha sempre amato mischiare design umani con design animali. Lo hanno fatto con Shovel Knight in passato e lo hanno fatto anche con Mina. Questa loro scelta, stando alle loro parole, dà un approccio molto alla Jim Henson o addirittura disneyano ai loro titoli. Il suo aspetto non è lì soltanto per bellezza, ma anche per essere immediatamente riconoscibile su schermo. Mina ha delle grandi orecchie tonde da topo. È impossibile non notarle. Occupano pure quasi metà del suo sprite. Si vede lontano 1 chilometro che è lei. Stessa cosa vale per il suo abito. Mina indossa una giacca rossa. Il rosso è un colore incredibilmente aggressivo su schermo, quindi è davvero impossibile non notarla in una palude tutta viola o in una foresta tutta verde. Avere una protagonista con una caratteristica fisica così esagerata e un colore primario unico ci aiuta tantissimo a orientarci nel gioco. Mina è un topo. I topi hanno le orecchie grosse. Lei solitamente indossa una giacca rossa. Bam! Eccola lì! Anche se puoi cambiargli vestito più avanti nel gioco, lei rimane sempre con le orecchie scoperte. È super semplice da riconoscere. E qui ritorniamo al discorso di prima. La semplicità e la leggibilità. Creare personaggi pieni di dettagli è figo, ok? E richiede anche una dose di skill non indifferente. Ma la bellezza del character design sta anche nel riuscire a rendere il più riconoscibile possibile un personaggio con pochi elementi. Se si inseriscono troppi dettagli in un personaggio, soprattutto in un titolo con queste limitazioni tecniche, si rischia di farlo mischiare allo sfondo o, peggio ancora, di renderlo noioso alla vista. Ecco perché Mina funziona così bene, perché è semplice. Ma il design della protagonista non fu la sfida più impegnativa che gli sviluppatori dovettero affrontare durante lo sviluppo del gioco. Mina The Hollower è un gioco enorme.
Nel titolo ci sono 60 trinkets, 15 armi secondarie da utilizzare, 5 armi principali diverse con attacchi diversi, potenziamenti diversi e un feedback diverso per ogni nemico. Ho detto 3 volte diverso. Già solo queste cose sono tante da gestire. Non so se lo sapete, ma Mina, tecnicamente, sarebbe dovuto uscire nel 2025, non nel 2026. Il motivo della posticipazione dell'uscita del gioco è dovuto proprio al suo bilanciamento. Il titolo non era pronto, era sbilanciato. C'erano ancora troppe cose da sistemare e i ragazzi di Yak Lab, anziché rilasciare un gioco rotto, hanno preferito frenare tutto, cambiare la data di uscita e concentrarsi per un anno intero sul bilanciamento e sul miglioramento di nemici, armi e mappe del gioco, calibrare la potenza dei colpi, aggiungere piccoli quality of life e shortcut alle aree del gioco. Sono tutte piccole migliorie che però fanno tanto. Avere così tanta cura per queste cose non solo fa sembrare il tuo titolo qualcosa di premium nelle mani dei giocatori, ma ti riempie anche di soddisfazione e soprattutto rispetto da parte della community. Mina The Hollower è attualmente uno dei titoli più amati del 2026 e uno dei motivi è proprio la cura maniacale che gli sviluppatori hanno impiegato nella sua realizzazione. Non penso che il risultato sarebbe stato lo stesso se avessero rilasciato il gioco nel 2025, sbilanciato e pieno di bug. Meglio avere un po' di pazienza, ritirarsi un attimo, sistemare le cose e poi sfondare tutto, più forti che mai. Una delle cose che apprezzo più del gioco è la sua ambientazione. Mi conoscete ragazzi? Io sono un malato del world building nei videogiochi e Mina The Hollower mi ha veramente stupito con il suo mondo fuori di testa. A differenza di Shovel Knight che optava per un approccio fantasy medievale molto buffo e sopra le righe, il mondo di Mina è molto più cattivo. Ossex, la città principale del gioco, sembra uscita da una cartolina dell'800. È complessa, piena di metallo, fumo che sbuca fuori dalle ciminiere, ingranaggi e tecnologia. Ma tutto quanto ha sempre una vibe molto oscura e oppressiva. Nonostante i toni buffi del gioco, a detta dei ragazzi, le ispirazioni principali che hanno portato alla realizzazione di questo mondo oscuro sono state le fiabe dei fratelli Grimm, il racconto di Dracula di Bram Stoker e il racconto di Frankenstein di Mary Shelley. Nonostante prima i ragazzi abbiano citato Bloodborne come ispirazione, a quanto pare il gioco non è il motivo principale dietro la creazione di Ossex. La città, infatti, non si ispira alla gotica Yharnam del videogioco di From Software, ma al film A Muppet Christmas Carol del 1992. Stando alle parole dei ragazzi, infatti, la Londra vittoriana del film, con i suoi ciottoli sporchi, gli edifici ricoperti di fuliggine, il vapore e le pozzanghere, ha praticamente plasmato il design di Ossex davanti ai loro occhi. Una città ottocentesca piena di tecnologia che vive di luce elettrica e del commercio di ossa. Un'idea semplice, ma ideata benissimo. Un altro scambio interessante che ho avuto con i ragazzi di Yak Lab riguarda il lato gameplay del gioco. Mina è un titolo difficile. È come se è difficile, ma a differenza dei titoli da cui prende ispirazione, il suo approccio non si basa sullo schivare all'ultimo secondo o cose del genere. Mina è molto più ponderato, molto più basato sul posizionamento e sul prevedere di qualche secondo le mosse dell'avversario. Non possiamo semplicemente schivare non appena un nemico ci guarda storto, anche perché non potremmo nemmeno farlo, non abbiamo frame di invincibilità. Se dobbiamo prendere danno, prenderemo danno. Dobbiamo capire il nostro avversario, studiarlo a dovere e decidere ancora prima che lui si muova se spostarci, scavare sottoterra o attaccare. Gli scontri non si basano sulla reattività immediata da parte del giocatore, ma dalla sua capacità di studiare le mosse e la mappa di gioco a suo vantaggio. È fighissimo come concept. Il gioco ha inizialmente una curva di apprendimento ripida, ma una volta superata, qualcosa nel nostro cervello farà click e lì sarà una goduria. Io amo questo tipo di giochi e Mina The Hollower non solo ti fa sentire uno stratega cervellone a ogni singola schermata, ma ti tiene anche sulle spine con dei nemici sempre differenti e con stili di combattimento diversi. Spesso te li mette pure in combo per confonderti, ma una volta che capisci i pattern hai vinto. A quel punto però sono voluto entrare in un territorio un po' più emotivo con i ragazzi di Yak Club. Ho fatto loro una domanda un po' particolare, ovvero che messaggio vorreste trasmettere all'industria videoludica e ai giocatori con Mina The Hollower? Che cosa avete imparato durante lo sviluppo del gioco? La loro risposta è stata: credo che con Mina, come con tutti i nostri giochi, cerchiamo di mettere in risalto il valore dei concetti di gameplay e della grafica classici, adattandoli all'era moderna.
Abbiamo sempre creduto che il NES avesse tantissimo da offrire in termini di esperienza di gioco, specialmente quando si tratta di costruire un gioco attorno a un concetto principale, come si può vedere in Mega Man o il secondo Zelda. Per questo abbiamo creato Shovel Knight. Con Mina stiamo cercando di fare la stessa cosa con concetti diversi. È l'esplorazione e l'atmosfera da mondo aperto di un gioco di Zelda mescolata all'attenzione per il combattimento di un titolo moderno, pur abbracciando i limiti del mezzo. Penso ci sia un valore reale nel cogliere un'idea e trarne il massimo divertimento possibile. A prima vista potrebbe sembrare che stiamo semplicemente copiando per nostalgia, ma quando si va un po' più a fondo, credo si capisca che nutriamo un amore genuino per questi concetti e per questo stile di gioco. Speriamo che Mina possa aiutare a colmare il divario tra i decenni per i giocatori che forse non c'erano all'epoca o che magari hanno semplicemente dimenticato com'era. A quel punto mi rimaneva soltanto un'ultima domanda, probabilmente la più importante. Se poteste dare un consiglio alla nuova generazione di artisti e sviluppatori su come iniziare e su come far nascere i loro progetti creativi, che cosa direste? Se poteste iniziare la vostra carriera da capo, che cosa fareste diversamente e cosa invece terreste esattamente com'è? Ve lo leggo ad alta voce, ragazzi. Penso che la cosa più importante sia trovare le persone giuste e per farlo devi dimostrare di essere tu stesso la persona giusta. Gran parte di ciò che rende Yacht Club un'azienda di successo sono le persone che ci lavorano, tutte impegnate verso lo stesso obiettivo, con la stessa visione e accomunate dal desiderio di realizzare lo stesso tipo di giochi. È proprio questa unità che ci tiene uniti e che permette ai nostri giochi di rimanere mirati e di avere successo. Se sei un aspirante artista che spera di realizzare un gioco, ti consiglierei di fare tutto il possibile per creare prototipi visivamente straordinari da mostrare ad altre persone di talento. Questo aiuta a coinvolgere tutti e a allinearli alla stessa visione del tipo di gioco che vuoi realizzare. Certo, c'è una buona dose di fortuna in gioco e noi ne abbiamo sicuramente beneficiato, ma in definitiva il tuo successo dipenderà dalle persone di cui ti circondi. Creare videogiochi non è solo avere una visione, saper programmare, saper disegnare o saper raccontare storie. Spesso è anche saper fare gioco di squadra, capirsi e avere in mente lo stesso identico obiettivo. Mina The Hollowware funziona e ha avuto successo perché è stato sviluppato da un team che se lo sentiva sotto pelle, al 100%. Non è solo un titolo indie solido e ben studiato, ma anche una lettera d'amore ai classici di un tempo e un testamento per le nuove generazioni di videogiocatori. La bellezza e la difficoltà del creare videogiochi sta proprio in questo: avere la stessa visione e fare tutto ciò che si può per portarla a termine. Se si riesce, il risultato sarà stratosferico. Non sempre è così, Si può tranquillamente lavorare al proprio progetto da soli e ottenere comunque un grandissimo risultato, ma nei casi in cui si lavora in gruppo, il discorso diventa un po' più complicato. Siamo tutti diversi ed è proprio la nostra diversità che ci rende meravigliosi e unici. Unire le proprie unicità in questo modo, andando perfettamente d'accordo e creando un'opera del genere con amore e dedizione, è veramente tosto. Ma è possibile. E Yacht Club Games, a mio parere, ce lo ha dimostrato creando sia Shovel Knight che Mina The Hollowware. Due titoli meravigliosi, molto diversi tra di loro, ma con gli stessi ingredienti segreti: l'amore e la dedizione. Non so se un giorno riuscirò anch'io ad aprirmi uno studio tutto mio, ma sicuramente, se lo farò, prenderò a cuore queste parole e questa intervista, in modo da riuscire a creare anch'io qualcosa di unico e speciale, esattamente come fanno loro ogni giorno. E voi? Avete giocato Mina The Hollowware? Lo giocherete? Cosa ne pensate di questa intervista? Vi è piaciuta? Fatemelo sapere, cari cultisti. E se il video vi interessa, condividetelo pure con i vostri amici o i vostri compagni che stanno sviluppando un videogioco insieme a voi. E donatemi pure tutti i vostri succosi punti hype. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci sentiamo presto con delle nuove avventure topastiche.